cosa avrà da salutare? Che non si sta mai a più di 10 metri di distanza uno dall'altro. Ok, e la segnaletica, eccola lì, ci porta al casello. Purtroppo ho dimenticato a casa il telepass, vediamo se ci fanno passare lo stesso. E qui stiamo passando sotto la A4. Potete vedere la traccia GPS che ci ha guidato nell'attraversamento della A4. Ed eccoci di nuovo lungo il canale. Sono gli ultimi chilometri e poi saremo tra i palazzi di Monza, per cui sarà poco verde, ma la tappa sarà praticamente conclusa. Il canale, la Pellegrina, le fabbriche dismesse e le fabbriche ancora in attività. Sì, è meglio non guardare cosa c'è in acqua perché non è pulitissimo il fondo. Sì, è un po' degradata la zona con tanti rifiuti, peccato. Ok, là in fondo dovrebbe esserci Sant'Albino. Qui siamo già alle prime propaggini di Monza. Siamo arrivati al cimitero di Monza, mi pare. Rettilineo di circa 3 km che ci porterà fino al centro di Monza e alla Villa Reale. Direi che è a prova anche di pellegrinetta, no? Sempre dritti per 3 km. Non ci si perde? Mai dare nulla per scontato. Il Lambro a Monza. Siamo a 500 metri dalla Villa Reale.
Si vede che siamo vicini all'Istituto d'Arte di Monza. Eccoci. Della Villa Reale, in realtà uno dei tre, col bestiame, il pollame nel fondo. Cosa avevo detto io l'altra volta? Metti un po' di foliage e fioccano gli hipster in giro a fare le foto con la barba lunga, con la barba e la camicia scacchi quadrettata regolamentare. Che vuoi? Mi fa fotobombing. Che è un guado? Mi sto prendendo un guado dalla pellegrinetta? Dai, dai, su, davanti a te! Un'app che rileva i guadi. Ma non è un guado, dai, è in secca. Scusato, salta su un ramo. Che è un incontro? Questo è abituato a... Ciao! Amore peloso. Ciao, scoiattolino! Ciao! Tu sei abituato... Sei abituato alla gente che ti deve mangiare, hai capito? Hai capito lo scoiattolo? E non c'è niente, avevamo i wafer, ma non ce l'abbiamo più. Ti stavo guardando con sdegno. Dai, dai, va a cercare una noce, va. Così carino! Guarda la coda! Ma è nostro o è americano? Non lo so, non è, cioè quello americano dovrebbe essere grigio, però se un po' di rosso sarà, magari sei anche bridato, non so cosa dire. Ciao scoiattolino! Guarda com'è vanitoso, non è che... No, non è vanitoso, perché questo è abituato alla gente che la mangiare. Noi abbiamo portato uno da mangiare. Erano le briciole, ma... Ma guarda te che cinghiali. Scusa, la prossima volta... Questo è il laghetto della Valle dei Sospiri, dove c'erano anche i tavolini se uno voleva fermarsi a fare merenda. Un po' umida sta Valle dei Sospiri, viene su un'aria fredda. Allora, siamo a più o meno 300-400 metri dal santuario. Stiamo per completare anche la foglia orientale. Come ti senti? Mi sto autofattando di tutto. Lo sai che poi ci rimane solo la foglia occidentale? Vabbè dai, crediamoci a si ripete. In mezzo a bellissime periferie industriali, parchi giochi abbandonati. Sì, parchi giochi abbandonati.
Da qui hanno tolto tutto, non è rimasto Vabbè, più nulla. sì. Praticamente. Immagineremo. Se tu pensavi di trovare delle giostre macabre in mezzo al bosco con i rampicanti che ci crescono, ti sbagli. Ma tu mi rovini sempre nell'esperienza. Vabbè, comunque 4 tappe e abbiamo finito tutto il cammino. Ed ecco il santuario che si intravede dietro gli alberi. Dobbiamo solo attraversare il Lambro sul ponticello più avanti. Che chiesa è? Ecco qui, Santa Maria delle Grazie, dopo il ponticello. E questo, signori, è la fine della foglia orientale del cammino di Sant'Agostino.